Dopo aver visto il primo livello dell'accoglienza, del sistema accoglienza italiano con i CAS, vediamo adesso il secondo livello dell'accoglienza, ossia i progetti della rete SAI. Per capire come funzionano i progetti della rete SAI abbiamo necessità di capire anche come sono cambiati nel corso degli ultimi anni. E dobbiamo chiarire perché poi il modello della rete SAI, il progetto della rete SAI può essere un buon modello di accoglienza e integrazione. Chiariamo innanzitutto che negli ultimi 3 anni il sistema SAI è cambiato 3 volte. Prima si chiamava SPRAR, dal 2002 al 2018, poi SIPROIMI e adesso SAI. Oltre a cambiare il nome, sono anche cambiate le modalità di funzionamento e i servizi erogati e anche i cittadini stranieri accolti. Parliamo innanzitutto degli SPRAR. Nascono come progetti di accoglienza integrata nel 2002 e nascono per superare la logica emergenziale dell'accoglienza. Venivano gestiti da enti locali, di solito i comuni, insieme a un cosiddetto soggetto attuatore, ossia un ente del terzo settore no profit che era il soggetto che erogava appunto i servizi verso i cittadini provenienti da paesi terzi. Il sistema SPRAR quindi ospitava sia i richiedenti asilo e sia i titolari di protezione internazionale. Dopo il 2018 lo SPRAR cambia, diventa SIPROIMI, sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati. E che cosa cambia oltre al nome? Cambia la possibilità di accoglienza, ossia non è più possibile accogliere i richiedenti protezione internazionale, ma soltanto i titolari di protezione internazionale, ossia quei cittadini stranieri richiedenti asilo a cui già è stata riconosciuta una protezione internazionale. Cambiano ulteriormente nel 2020 i progetti SIPROIMI e passano a SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione. Che cosa vuol dire? Che cambia anche la possibilità di accoglienza. In parte si torna indietro, ossia si ripristina la possibilità di accogliere anche i richiedenti di protezione internazionale con una differenziazione nell'erogazione dei servizi. E capiamo perché. Quali sono innanzitutto i servizi erogati all'interno di questi progetti? Insegnamento della lingua italiana, accesso ai servizi territoriali, formazione professionale, vitto e alloggio, erogazione di un pocket money giornaliero e tutta una serie di interventi e misure atte a favorire la reale inclusione sul territorio. Questo è vero per i titolari di protezione internazionale oggi, è parzialmente vero, come dicevamo prima, per chi è richiedente asilo ed è accolto in questi progetti SAI. Infatti, per chi è ancora un richiedente asilo non è possibile erogare tutta una serie di servizi come l'inclusione lavorativa, come la formazione professionale, come l'attivazione di tirocini presso aziende del territorio. L'accoglienza all'interno di questi progetti SAI è detta accoglienza integrata. Che cosa vuol dire? Vuol dire che si lavora su aspetti diversi, abbiamo visto prima, no? Su formazione professionale, su apprendimento della lingua italiana, sull'inclusione rispetto alla realtà territoriale ove insiste il progetto, al fine di cercare di garantire una reale integrazione del cittadino straniero. Qual è il principio alla base di questi progetti? Il principio fondamentale è la cosiddetta accoglienza diffusa. Che cosa vuol dire? Vuol dire accoglienza sostenibile, un'accoglienza che non insista con grossi numeri su dei territori, ma che appunto sia diffusa su tutto il territorio italiano, così che possa divenire sostenibile per la popolazione che accoglie e per chi viene accolto.
Solo attraverso la buona accoglienza fatta in questo senso, l'immigrazione può divenire un'opportunità, come abbiamo già ripetuto più volte, per chi arriva e per chi accoglie. Riepiloghiamo un po' le informazioni che abbiamo raccolto finora. Prima era il sistema SPRAR, divenuto poi SIPROIMI ed infine SAI. Abbiamo visto le differenze tra queste tre forme di seconda accoglienza, quindi negli SPRAR richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, nel SIPROIMI solo titolari di protezione internazionale, ed oggi si è ritornati alla presenza di richiedenti e titolari di protezione internazionale. Abbiamo visto il funzionamento e i servizi erogati all'interno dei progetti della rete SAI, abbiamo visto l'accoglienza integrata grazie anche alla presenza di un'equipe multidisciplinare fatta da diversi professionisti, quindi mediatori interculturali, operatori legali, psicologi, assistenti sociali e operatori sociali. E soprattutto anche una figura molto importante per quanto riguarda i progetti SAI, il cosiddetto operatore dell'integrazione, che poi è quello che accompagna i cittadini stranieri sul territorio e favorisce quelli che sono i percorsi di inclusione. Abbiamo visto inoltre i principi che muovono questi progetti SAI, ossia l'accoglienza diffusa e soprattutto sostenibile sui territori italiani.